Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi facciamo una ricetta tipica della tradizione romana. Veramente uno spettacolo. Trippa alla romana. Un piatto povero, un piatto della tradizione, veramente spettacolare. Io ho già tutti gli ingredienti qui, quindi non voglio tagliarvi oltre. Vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Bene signori, ho già qui tutti gli ingredienti, quindi se vi avvicinate un attimino ve li espongo con molta chiarezza. Utilizzeremo la ricetta della tradizione, ma come sapete io amo fare qualche modifica, quindi ho fatto qualche piccola modifica, ma io vi dico qual è la ricetta originale e anche il perché della mia modifica. Avvicinatevi. Bene signori, per la nostra trippa alla romana utilizzeremo gli ingredienti che vedete qua. Ve li descrivo. Iniziamo con il soffritto. 2 carote, una cipolla, 2 coste di sedano. Poi ovviamente c'è la nostra trippa. Che trippa utilizzare? Beh, questo è un piatto povero, quindi si utilizzava la trippa che si aveva in casa, quindi non vi preoccupate se è fogliolo o un altro tipo di trippa, vanno bene tutte. Controllate solo che sia stata già lavata. Nel caso non sia stata lavata ve ne accorgete perché ci sono dei pezzi verdi sparsi qua e là, bisognerà fargli un trattamento per lavarla, ma magari ne parleremo in un altro video perché adesso qui non c'è il tempo, se no non finiamo più. Passiamo agli altri ingredienti. 800 g di polpa di pomodoro. Ecco qua io mi discosto un po' dalla ricetta originale. La ricetta originale dice che ci vanno i pelati. Allora, nel caso usaste i pelati, che però poi dovete tritare o a coltello o col mixer, usatene un pochettino di meno della polpa di pomodoro. Questa è più acquosa, quindi usatene un pochettino di meno. Al posto di 800 g usatene solo mezzo chilo su mezzo chilo di trippa. Poi passiamo alle spezie. Basilico e soprattutto la nostra menta. Quanta menta? Beh, io ne ho messo 10 foglioline. La menta ha un sapore bello forte, che è la morte sua con la trippa. Quindi usatene, però ovviamente va un po' a gusti, quindi se la volete sentire un pochettino di più, un pochettino di meno. Questa secondo me è l'equilibrio perfetto, 10 foglioline. Poi avremo bisogno di un po' di peperoncino, se ce l'abbiamo fresco bene, se no possiamo usare la ricetta dei peperoncini sott'olio che ho già postato qui sul canale, 5 chiodi di garofano e poi ragazzi, eccolo qua, questo pecorino è veramente uno spettacolo, si sente il profumo da qua, pecorino di Amatrice, mi raccomando il pecorino usate quello romano. Visto che avete il pecorino di Amatrice, noi non lo useremo tutto, ma ne useremo solo circa 150-200 grammi, poi capirete perché c'è la variazione. Il resto usatelo per farvi una bella pasta alla matriciana e anche questo trovate la ricetta qui sul canale. Ultimo ingrediente, ma non meno importante, è il vino. Vino rosso. La ricetta tradizionale dice vino bianco, ma io con i piatti di carne preferisco il vino rosso. Che vino ho utilizzato? Beh, sarà lo stesso che accompagnerà la trippa e ve lo dico alla fine del video, però sul vino poi bisognerà fare un attimino un excursus. Io vi consiglio quello che piace a me, poi voi mi direte cosa ne pensate. Detto questo, iniziamo subito con la ricetta, laviamo tutte le verdure, tagliamole a tocchettini per fare il soffritto e tagliamo a listarelle la nostra trippa. Dopodiché andiamo a metterle tutte, come abbiamo detto, come avete letto nel titolo, nella pentola di terracotta, tutto a freddo. Ovviamente poi ci vorrà anche dell'olio d'oliva, ma adesso vi mostro tutto. Bene signore, una volta fatto il nostro soffritto e messo nella pentola di terracotta, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Quindi ci mettiamo prima la trippa. Bella. Ok. Poi ci andiamo a tritare le nostre spezie. Mamma mia che profumo. Bene. E le andiamo a mettere nella nostra trippa. Poi ci prendiamo i 5 chiodi di garofano, gli diamo una schiacciata e li andiamo
a inserire all'interno. Poi gli mettiamo un po' di peperoncino, io metto un po' di questo sott'olio, non troppo perché picca, ancora un po', l'olio è ancora un po' congelato dal frigo, e poi ci andiamo ad aggiungere subito 100 g di pecorino. E adesso capite per quale motivo vi ho detto che possono essere 100, 50 o 200, perché poi andremo ad aggiungerne anche sopra e quindi quello dipenderà un po' da voi quanto ne volete mettere. Io esagererò, però voi fate quello che volete. Adesso tutto a freddo, mettiamo il nostro spargifiamma per la pentola di terracotta, accendiamo la fiamma bassissima, senza coperchio, e aspettiamo che tutto incominci a soffriggere. Mettiamo il nostro bello spargifiamma, mettiamo la nostra fantastica pentola e adesso è il momento giusto per mettere sale. Perché? Perché vogliamo che sia la trippa ma anche tutte le verdure tirino fuori l'acqua. Quindi mettiamo sale, accendiamo la fiamma, diamo una bella mescolata, mi raccomando, fiamma bassissima. Stavo per dimenticarmi un ingrediente fondamentale: olio come piovesse. Non siate tirchi, mettetegli l'olio, mi raccomando. Vedete, io ne ho fatto 4-5 giri, così tutto si rosola per bene. Non ve lo dimenticate, che sennò è un disastro. Dopo un quarto d'ora circa, come vedete, guardate un po', vi ho fatto un mega primo piano con la mia nuova macchina, vedete che la trippa ha cacciato tutta questa acquetta che si è mischiata con l'olio, col formaggio. Dobbiamo aspettare che si asciughi. In un quarto d'ora il sale ha fatto il suo lavoro. Adesso dobbiamo lasciarla sempre col coperchio aperto, aspettiamo che si asciughi la maggior parte di questa acquetta, dopodiché gli andiamo ad aggiungere il vino. Bene signori, dopo un'ora l'acquetta si è praticamente asciugata. Come vedete è diventata di colore giallognolo, questo vuol dire che è più olio che acqua, quindi è giunto il momento di aggiungere l'altro ingrediente, ne mancano ancora due. Gli aggiungiamo il vino, quindi gli mettiamo il nostro bel bicchiere di vino, rosso per l'uomo di casa, bianco per la tradizione romana, gli diamo una bella mescolata. Ovviamente il vino va a stemperare un po' la nostra trippa, quindi con la pentola di terracotta ci vorrà un po' per riportare la temperatura a ebollizione. Comunque aspettiamo fino a quando il vino non è praticamente evaporato. Dopodiché andiamo ad aggiungerci l'ultimo ingrediente, cioè non la passata, o i pelati, oppure la polpa di pomodoro. Quindi vediamoci, credo ci vorrà un'altra bella mezz'ora, vediamo cosa succede. Bene signori, dopo un'altra mezz'ora, come vedete qua si è un po' asciugato, l'alcol è evaporato, in realtà c'è ancora un po' di acquetta, però veramente se no qua non finiamo veramente più. L'olio è in superficie, vedete che il brodino è molto giallo, quindi di vino ne è rimasto ben poco. Ora andiamo ad aggiungere l'ultimo ingrediente, quindi prendiamo la nostra polpa. Se avete i pelati, come vi ho già detto, mettete i pelati, state poi solo attenti magari ad aggiungere un pochettino d'acqua se avete i pelati. E aggiungiamo la nostra polpa di pomodoro. Ripeto un'altra volta, ragazzi, mi raccomando, usate ingredienti di qualità, che quello che cucinate mangiate.
Diamo una bella mescolata. Mamma che bella. C'è un profumo, ragazzi, non ve lo voglio neanche dire. Ovviamente siamo punto a capo. Qui ha stemperato tutto. Quindi adesso cosa facciamo? Coperchio. Lo prendo. Coperchio e lo lasciamo sobbollire almeno un'altra ora. Ci rivediamo fra un'oretta. Bene signori, sono passate in totale 2 ore e mezza, adesso è il momento di spegnere la fiamma. Apriamo coperchio. Mamma, che bellezza! Oh, che profumo! Guardate che roba! Guardate che roba! Guardate che roba! Mamma mia! Che spettacolo! Guardate, sto già cuocendo i crostini, li vedete lì? Allora, adesso ricordatevi che la nostra pentola di terracotta resterà calda almeno per un'altra mezz'ora. Quindi, se volete fare un po' addensare la vostra trippa, potete lasciarla aperta, continuerà a sobbollire per un po', proprio per le proprietà della terracotta. Invece io adesso cosa faccio? Mi finisco di preparare i crostini e poi impiatto la trippa con dei crostoni di pane del birraio. Il pane è quello fatto dal mio amico cuoredicioccolato.it. Eccolo qua, guardate che bellezza. Ovviamente bisogna metterci sopra un'abbondante dose di pecorino romano e il piatto diventa questa spettacolarità che vedete. E ve lo potete gustare con un bel bicchiere di vino. Prima vi ho promesso che vi avrei detto che vino. Beh, io per questo piatto vi consiglio un vino toscano. E voi mi dite, perché mi consigli il vino toscano con il piatto che è chiaramente romano? Perché mi piace quello. È un Syrah, precisamente l'Achelo, dei marchesi Antinori. Il suo gusto fruttato è veramente uno spettacolo, che si sposa con la trippa in una maniera fantastica. Quindi, se ascoltate me, lo cercate online, ve lo comprate, è vero non è economico, ma quando uno si deve mangiare una cosa come questa, speciale come la trippa alla romana, deve avere un buon vino. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.